Matteo Spinelli e guido questa fantastica Moto Guzzi V7 Stone. Ho comprato questa Moto Guzzi perché mi sono sempre piaciute le cafe racer, mi è sempre piaciuto modificare un po' tutto quello che sono i miei motori, dalle macchine alle moto per le mie possibilità, insomma. Mi sono innamorato subito di questa, mi sono innamorato soprattutto delle modifiche che avrei potuto fare. Sono state delle piccolezze, insomma, dagli scarichi agli specchietti, le piccolezze comunque l'hanno modificata veramente tanto e devo dire che fa la sua sporca figura quando si va in giro. È una moto che ha una storia pazzesca, è una moto 100% italiana, costruita a Mandello, proprio a fianco al lago. Ed è pazzesca perché hanno prodotto svariati modelli, l'hanno rifatta in 1000 modi, è retro però giovane, giovanile. Con poche modifiche alla fine diventa una moto per tutti i giorni ed è sempre fresca. Con un bicilindrico, in queste due teste fantastiche che escono dal telaio, pur avendo pochi cavalli ti diverte perché è leggera ma leggevole, è bella, è divertente. La consigli? La consiglio assolutamente a tutti. I hope you like the video. I'm finally getting used to do this kind of video, so I'm glad that we are doing this. And also a big thanks to Matteo that allowed me to shoot his motorcycle. What can I say about the video? I think turned out decently. I like it. Keeping in consideration that we shoot it in like an hour and a half, just me and him, without anyone. And I was literally riding my bicycle without hands, holding the gimbal like this and trying to follow him. So I think we did a great job. An hour and a half interview, B-roll and rolling shots in 2. Yeah, I think we did great. Also, yes, like I would have loved to have someone to ride me in a motorcycle side by side or whatever, because all my shots that I really like, I wish they could have been like a tire speed, and I can't speed them up because you can see that they are speed them up. So I had to keep them slow, but still, I think some shots are great and look great. Also, you have to keep in consideration that in an hour and a half, the light changed completely. Like at the beginning there was light, and at the end there was no light, and there were no lights in the street. So I think we had fun. I'm proud of it. See you to the next one, and if you have a classic car or you need any story to be told by camera, just reach out to me. Bye.